Buongiorno, oggi riprendo i lavori della sauna. Finalmente posso focalizzarmi sui dettagli, sulle piccole cose. Devo assolutamente fare due prese d'aria, una in basso e una in alto, per avere appunto ricircolo d'aria all'interno della sauna, e sarà il primo lavoro che farò. Dopodiché sistemo un pochino la porta, installo il chiavistello, installerò questi angolari per migliorare anche l'estetica interna della sauna, e poi potrò pensare alle panche. Per le panche c'è questo bancalino di roba. Si tratta di termopioppo, quindi un pioppo trattato termicamente, non so esattamente come, ma è comunque proprio della legna acquistata su un sito apposta per materiali per sauna, quindi sono sicuramente è un'essenza che sicuramente va benissimo per le panche. Non ho usato l'abete bianco perché l'abete bianco si può usare per il rivestimento, ma per le panche è meglio di no, perché la resina potrebbe sciogliersi e scottare durante la sauna, quindi meglio evitare. Prima di proseguire con il video della costruzione della sauna, lasciate che vi presenti lo sponsor di questo video, che è nuovamente Reolink, che mi ha fornito una nuovissima videocamera appena uscita sul mercato che si chiama Elite Floodlight WiFi. Ho deciso di cedere questa videocamera ad Alberto perché è una videocamera secondo me più adatta ad uso residenziale, ed è proprio qui. Questa qui sopra. Qui vi faccio un riepilogo delle caratteristiche tecniche perché è una videocamera davvero molto interessante e con la quale Alberto si sta trovando molto bene. È in grado di fare riprese a 180 gradi, quindi ci permette di avere una visuale completa di fronte al punto di installazione, quindi non ci sono assolutamente punti morti di fronte a questa videocamera, ed è provvista di due luci oltre che di due videocamere. Tramite un sistema di accoppiamento video risultano come un'unica videocamera. Le due luci sono luci a 3000 lumens, quindi molto potenti, regolabile anche per quanto riguarda il colore della luce, inteso luce bianca o luce più calda, quindi da 3000 a 6000 gradi Kelvin. Quindi una videocamera che ci permette proprio di fare anche una selezione, se vogliamo dire anche estetica, della nostra ripresa. Entrambe le videocamere sono a 4K, quindi qualità di ripresa estremamente elevata, e poi è dotata di un sistema di software molto intelligente che permette di creare tutta una serie di barriere per evitare falsi allarmi. Quindi è possibile creare una sorta di recinzione virtuale, cioè una linea dalla quale inizierà a mandare gli avvisi in caso di intrusione. È in grado di selezionare un'area ben specifica che noi vogliamo che sia monitorata, e quindi in quel caso quando una persona dovesse entrare in quella specifica area ci arriverà il messaggio, ed è in grado proprio anche di rilevare proprio la figura umana e quindi di distinguere auto, animali e persone. La Reolink Elite Floodlight funziona in WiFi e non ha batteria, quindi va connessa all'alimentazione della casa. Sono qui con Alberto, che ha già tutto un sistema di videosorveglianza di Reolink. Ciao Alberto. Ciao a tutti. E adesso ci fa vedere proprio dall'applicazione tutte le videocamere, e in particolare questa. Facciamo un focus su questa. Beh, possiamo vedere praticamente tutte insieme, facendole scorrere, oppure poi singolarmente, in questo caso questa qua, Questa qui. che a 180 gradi ci rileva. Come ti trovi? Trovo bene. Vi lascio tutti i link relativi alla Elite Floodlight WiFi di Reolink. Controllate sempre perché potrebbero esserci codici di sconto. Andiamo avanti con la sauna e salutiamo anche Alberto. Ciao Alberto. Ciao a tutti.
Durante la fresata qui esterna ho sbagliato un pochino la lavorazione, quindi c'era molto gap e quindi esteticamente risultava brutto il sistema a cui ho pensato. Praticamente ho inserito la bocchetta interna, quella in legno, esternamente un pezzo di canna fumaria che serve praticamente per chiudere, sigillare la parte interna dove c'è la lana di roccia e così via. Con la Prusa ho creato questa flangia su misura da installare proprio esternamente per coprire le imperfezioni estetiche, ed è venuto molto bello perché poi questo qui è il materiale plastico con dentro il legno, quindi si abbina alla perfezione. Ovviamente si possono creare parti per sauna da applicare esternamente, perché sennò internamente c'è il rischio che poi si sciolgano. Oggi andrò a realizzare i supporti per la panca superiore. La panca superiore è leggermente più complicata perché è sospesa e quindi bisogna ancorarsi alla struttura in modo stabile, quindi mi dovrò ancorare ai listelli del telaio, quindi dovrò andare a trovare la posizione precisa dei listelli del telaio. Ed oltre a questo devo creare ulteriori supporti per garantire maggiore stabilità e sicurezza, quindi probabilmente utilizzerò anche un paio di piedini per tenere la panca, per far sì che la panca possa supportare maggior carico, e anche 2 supporti laterali. Bene, ho praticamente completato l'installazione delle 2 panche. Questa era la mia idea: panca più alta, panca più bassa, che si incrociano. Il risultato mi sembra abbastanza soddisfacente. Manca ancora lo schienale, che farò sempre con questi assi di termopioppo, quindi la schiena non andrà ad appoggiare direttamente all'abete, ma ci sarà questo spessore dietro, quindi si resterà leggermente più avanti. Ho fissato questa panca creando diversi sistemi di supporto, oltre alle mensole centrali e ai 2 listelli laterali che tengono tutta la struttura. Ho installato anche delle gambe che in questo caso vanno ad appoggiarsi sulla panca bassa e lì vanno ad appoggiarsi sul pavimento praticamente. Sono listelli piccoli, ma che sicuramente fanno la differenza per quanto riguarda la robustezza della struttura. Ma adesso andiamo a testare la panca superiore, perché è quella più critica. Vediamo se si distruggerà tutto. Non noto alcun tipo di flessione, mi sembra assolutamente solida, e quindi direi che ci siamo.
Devo dire che non manca moltissimo per completare la sauna, mi sono arrivati praticamente quasi tutti i materiali che mi mancavano. Abbiamo qui dei pannelli da applicare dietro la stufa, sulla parete, mentre per la base ho pensato a dei mattoni in gas beton che poi andranno rivestiti con delle piastrelle per rendere la cosa un pochino più carina esteticamente. Qui invece abbiamo i vetri fatti su misura per la finestra e la finestrella della porta che adesso andrò ad applicare. Per la chiusura dall'esterno ho pensato a un chiavistello, mi piaceva esteticamente, solo che non avevo considerato il fatto che c'era la finestra e quindi risulta un po' troppo basso. Lo faccio andare bene comunque perché non ho intenzione di sostituirlo e comunque è più una questione estetica che il resto.
Bene, io direi che adesso più o meno ci sono. L'idea era questa, praticamente completa, manca solo la stufa, l'installazione della canna fumaria, solo tra virgolette perché sarà il lavoro forse un pochino più complesso, perché devo forare sia il tetto che la tettoia e trovare la posizione giusta. Poi dovrò fare anche un lavoro qui sulla base, dovrò piastrellarla, quindi c'è ancora, diciamo, sicuramente un weekend intero, forse 3 giorni di lavoro, però devo dire che per il resto la mia idea era questa. Indicativamente si può sempre migliorare, si possono apportare ancora piccole modifiche, si possono migliorare alcuni dettagli. Per esempio qua internamente ci sono ancora molte imperfezioni che si possono migliorare, ma si può fare sicuramente nel corso del tempo. Sono soddisfatto del risultato, direi è quello che avevo in mente, quindi bene, un po' meno soddisfatto di quanto ho speso perché alla fine tra una cosa e l'altra non è stata una sauna proprio economica. È vero che una sauna è molto costosa, quindi si viaggia tra i 4.500 e i 5.000 euro minimo, e io qui ne avrò spesi circa 3.000, però ecco, siamo andati decisamente fuori budget, ma ho preferito fare le cose con un certo criterio piuttosto che fare una cosa raffazzonata che poi insomma non mi sarebbe piaciuta. Quindi l'obiettivo è migliorare tutti i dettagli anche per quanto riguarda proprio anche esternamente. Metterò dei teloni di pacciamatura perché voglio che questa sauna sia più durevole possibile, che duri molto tempo.